Se pensi che andare a dormire tardi, in particolare dopo le 23, sia una cosa normale, che tanto lo fanno tutti, e poi mi sento pure in forma, allora forse anche tu ti stai autosabotando, notte dopo notte, e senza nemmeno accorgertene. Perché dormire fuori orario non ti regalerà solo quella stanchezza che con il tempo diventerà cronica, ma, giorno dopo giorno, porterai il tuo corpo e la tua mente verso un inesorabile declino. Inizialmente sarà silenzioso, quasi impercettibile, ma poi si farà sentire. E quando lo farà, non farà sconti a nessuno. E oggi, in questo video, scoprirai nei dettagli cosa succede davvero al tuo corpo se per un mese di fila vai a dormire troppo tardi. Rimarrai sorpreso. Ma non finisce qui. Se resterai fino alla fine, saprai esattamente cosa fare per invertire la rotta. Scoprirai le 4 regole per tornare a sfruttare al massimo le tue energie mentali e fisiche. Un vero game changer per la tua vita, la tua carriera e la tua salute. Credimi, ne vale davvero la pena. Ok, magari in questo momento stai pensando: sì, va bene, adesso devo vivere come mio nonno. Ma prima di giudicare, ascolta i 4 effetti che ha sul tuo corpo. Almeno così sai di cosa si tratta. E poi decidi con la tua testa. E fidati, anche con il tuo corpo. Durante i primi giorni potresti non accorgerti di nulla, ma in realtà dentro di te sta già succedendo qualcosa di drammaticamente profondo. Quando vai a dormire costantemente dopo le 23, il tuo ritmo circadiano va in frantumi. L'orologio interno che regola tutto, energia, concentrazione e metabolismo, va fuori fase. Impazzisce, letteralmente. E il risultato è che ti svegli già stanco, fai fatica a concentrarti e hai un bisogno inspiegabile di zuccheri e cibo spazzatura, anche se hai mangiato da poco. Il tuo corpo e la tua mente sono confusi, quindi inizi a cercare fonti di energia rapida, anche se ti fanno male. E se pensi che questa sia solo un po' di stanchezza passeggera, aspetta, perché già dalla seconda settimana il problema si riflette nello specchio e non ti piacerà affatto quello che vedrai. Nella seconda settimana di sonno tardivo, cominci a vedere gli effetti anche allo specchio. Il tuo corpo produce meno collagene, la proteina che mantiene la pelle elastica, compatta e giovane. Risultato? Pelle più spenta, più secca. E il tuo volto sembra sempre stanco, invecchiato, anche se hai dormito 8 ore. Ma non è solo questione di estetica. Quando salti la fase del sonno profondo, quella che si apre prima di mezzanotte, il tuo sistema nervoso diventa ipersensibile. Ti irriti facilmente, sei più impulsivo e ogni piccolo imprevisto ti manda fuori di testa. Magari litighi con colleghi, coniuge o figli, senza nemmeno capire il perché. Diventi la versione peggiore di te stesso e spesso non te ne rendi nemmeno conto. Adesso fermati un attimo e dimmi: quante volte ti è successo questo? Scrivilo nei commenti: mi è successo. E se conosci qualcuno che dorme sempre tardi e il giorno dopo si irrita facilmente, giragli questo video. Potresti aiutarlo a capire tante cose. Se finora ti sei limitato a nascondere le occhiaie o a bere una camomilla, sappi che stai solo mettendo una pezza su una bomba a orologeria, perché nella terza settimana il corpo passa ufficialmente in modalità allarme. Hai presente quella sensazione di essere sempre in tensione, anche senza un vero motivo? Se continui ad andare a dormire dopo le 23 per 3 settimane di fila, il tuo corpo comincia a vivere in uno stato di emergenza costante. Il cervello produce troppo cortisolo, l'ormone dello stress, e quando resta alto troppo a lungo, succedono 2 cose. La prima è che accumuli grasso addominale, anche senza mangiare di più. La seconda è che il tuo sistema immunitario si indebolisce di brutto. E il risultato di tutto questo è che ti ammali più spesso, guarisci più lentamente, ti senti spompato e anche un raffreddore sembra un'influenza da ospedale. Non stiamo più parlando solo di stanchezza o irritabilità.
Qui si parla di una vulnerabilità profonda, silenziosa, che ti consuma giorno dopo giorno. Se quello che stai scoprendo ti è utile, lascia un like a questo video e iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Potresti aiutare tante altre persone a prendersi cura della propria salute. Se pensi di aver toccato il fondo, ti sbagli. Perché nella quarta settimana non sei più solo stanco, irritabile o gonfio. Da adesso il tuo DNA comincia a cambiare e quello che succede è inquietante. Arrivato a questo punto non stai più solo dormendo tardi, stai riprogrammando, in peggio, il software del tuo corpo. Dopo 4 settimane di sonno tardivo, non stai più soltanto sabotando il presente, stai programmando un futuro fatto di malattie e una vita più breve. Succede qualcosa che pochi conoscono. Alcuni geni associati all'infiammazione cronica iniziano ad attivarsi. E mentre questo accade, i geni che ti proteggono dall'invecchiamento e dalle malattie si spengono. È come se il tuo corpo entrasse in modalità autodistruzione silenziosa. E questo mentre continui a pensare che dormire un po' più tardi non faccia male a nessuno. Purtroppo, non è così. L'infiammazione cronica non dà sintomi immediati, ma apre la porta a malattie degenerative, stanchezza cronica, problemi cognitivi e invecchiamento accelerato. Ecco perché sottovalutare il sonno è uno degli errori più costosi che puoi fare per la tua salute. Ok, adesso conosci i 4 effetti più distruttivi di andare a dormire tardi, ma non serve farsi prendere dal panico, perché c'è una cosa concreta che puoi fare già da stasera. Non basta andare a letto prima. Devi preparare il tuo sistema nervoso al riposo in modo naturale e profondo. Se la sera sei ancora iperattivo, pieno di adrenalina o sotto stress, non riuscirai mai a dormire profondamente, anche se spegni la luce. L'unico vero rimedio è rieducare il tuo corpo al sonno profondo, quello che rigenera davvero. E non servono rivoluzioni. Bastano piccoli gesti quotidiani, semplici e naturali. Ecco le 4 regole per un sonno rigenerante. Appena sveglio, esponiti alla luce naturale, idealmente entro i primi 30 minuti dal risveglio. La sera, riduci le luci artificiali, spegni il cellulare almeno 2 ore prima di dormire. Crea una routine rilassante e ripetila ogni sera. Un libro, una doccia calda o qualche minuto di silenzio. Per ultimo, valuta l'uso di adattogeni naturali, come rhodiola o ashwagandha, ma solo dopo aver consultato il tuo medico. Come vedi, non serve stravolgere tutto. Inizia da una piccola abitudine alla volta e il tuo corpo farà il resto. Hai appena scoperto cosa succede al tuo corpo quando dormi tardi per un mese intero. Ma soprattutto, hai capito che non sei condannato a restare in quella spirale. Hai il potere di cambiare rotta. E se sei arrivato fin qui, vuol dire che sei pronto per farlo davvero. Ora che sai quanto può essere dannoso andare a dormire tardi, voglio darti un altro pezzo del puzzle. Perché c'è qualcosa che mangi ogni giorno, convinto che sia sano, e invece sta sabotando i tuoi muscoli, i tuoi ormoni e il tuo metabolismo. Guarda subito il video che appare adesso sul tuo schermo e disponibile nel canale Sane Abitudini Quotidiane. Scoprirai 5 cibi che sembrano salutari, ma ti stanno lentamente rovinando. Fidati. Dopo averlo visto, non guarderai più quegli alimenti allo stesso modo. Clicca ora e continua il tuo percorso di benessere insieme a me. Ti aspetto lì.